Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo video in TOS Academy Italia. Come potete vedere rispetto all'ultimo video ci sono state davvero tante novità, sia estetiche che funzionali. Partendo da quelle estetiche, come possiamo vedere, è stata aggiunta una piccola sezione di settings, per cui di impostazioni per personalizzare sia lo sfondo che il colore delle finestre. Per quanto riguarda invece quelle funzionali, le potremo trovare qui fondamentalmente nella sezione live e le andremo a vedere immediatamente, quelle principali. Per quanto riguarda invece il portale, come possiamo vedere, poi non so quando vedrete questo video, Tradon Sports traderà gli europei, per cui è stata aggiunta ad hoc una ulteriore stanza Telegram per tradare appunto tutti i segnali sia in pre-match che in live, e soprattutto è stata aggiunta insomma tutta la parte dello storico, tutto il database dell'europeo, che in questo caso troveremo nella sezione del pre-match. E come è stata aggiunta, notizia di oggi, è stato aggiunto tutto il database anche della Coppa America, per cui magari speriamo che con l'inizio della nuova stagione magari saranno aggiunte anche le coppe europee, quindi la Champions, l'Europa League, la Conference League, eccetera. In questo video andremo a vedere e ad approfondire nella sezione live le due sottosezioni che possiamo trovare all'interno, che abbiamo già visto nel video precedente, per cui la Goal Time Stats e Match Data View. Molto semplicemente la Goal Time Stats, quella da me è rinominata in qualche maniera la macchina del tempo, come abbiamo visto non è altro che la sezione dove, inserendo i 5 parametri di base, per cui nazione e campionato, chi segna il primo gol tra casa e trasferta, in quale time band del primo tempo, e andando ad associare questi parametri con il punteggio attuale ed il minuto attuale, possiamo andare a vedere effettivamente quante partite negli ultimi 10 anni hanno seguito questo determinato pattern che stiamo inserendo. Mentre la sezione Match Data View semplicemente è quella immediatamente successiva, per cui si accede cliccando su View Matches, e tramite questo link possiamo appunto andare a vedere nello specifico, partita per partita, tutto lo storico di Tradon Sports, che segue appunto il pattern di quei 5 campi che abbiamo inserito e dai quali parte tutta la nostra ricerca, e in questo modo possiamo capire appunto e vedere con estrema precisione se, quando e quanto ci possiamo aspettare altri gol, e nonché possiamo appunto andare ad analizzare anche l'andamento globale dei mercati principali, per cui l'under-over, il bot team to score e il match odds, per cui l'1x2. Detto questo, entriamo nella sezione live e in quella stats, appunto da me rinominata la macchina del tempo, questa Goal Time Stats, e appunto andiamo ad inserire in queste 5 finestre, andiamo in Italia stavolta, e andiamo a vedere un 1-0 nei primi 10 minuti, qualcosa di veramente randomico, giusto per farvi vedere la prima novità, che è abbastanza appariscente, perché appunto, come potete vedere, Tradon Sports adesso ci attenziona in un verde più o meno scuro, o in un rosso più o meno scuro, a seconda se preferiate tradare gli over o gli under, le percentuali più alte o più basse di un determinato mercato. Quindi molto interessante questa cosa, come andremo a vedere soprattutto per chi fa Dutching, perché chiaramente con un unico colpo d'occhio veramente istantaneo, chiaro e immediato possiamo andare a vedere quali sono i migliori risultati e con quali percentuali, con quale storico e quale quota ci possiamo aspettare, chiaramente messa in relazione con quella che poi troviamo in exchange in tempo reale. Andiamo a vedere un po' più approfonditamente tutte queste finestre, che non ho fatto in tempo a spiegarvi nel video precedente. In questa prima finestra abbiamo a che fare con i mercati principali del primo tempo, quindi come se fossero partite che nascono al primo minuto e finiscono a fine primo tempo, quindi 45esimo più recupero chiaramente. E quindi possiamo vedere che su 445 partite, 347 finiscono effettivamente il primo tempo con la squadra di casa che vince il primo tempo, 72 volte finisce in pareggio, quindi presumibilmente 1-1 o 2-2, mentre in 26 casi su 445 la squadra diciamo ospite rimonta addirittura all'interno del primo tempo la situazione e va a vincere il primo tempo. Chiaramente la somma di queste tre partite farà sempre 445, come per gli altri mercati. Ok,
E poi la finestra susseguente è diciamo una finestra di Dutching sul primo tempo, però purtroppo sul punto hit ben difficilmente potremo essere abbinati in queste situazioni, a meno che magari non siano partite veramente di cartello in Serie A appunto stessa o appunto, nei primi 5 campionati principali europei. E il second half only è un mercato francamente abbastanza secondario perché si occupa fondamentalmente del contrario, quindi solamente il secondo tempo preso come partita a sé, quindi a prescindere che il primo tempo finisca 1-0, 2-0, 1-1 o 3-0, in questa situazione si va ad analizzare solamente il secondo tempo in match odds, quindi sull'1x2. E qui invece abbiamo tutti i mercati principali, appunto sempre i match odds sull'1x2, dove abbiamo quasi due terzi, cioè un po' più di 2/3 insomma di possibilità di avere la squadra di casa che va effettivamente poi a vincere la partita. Ricordiamoci che il pattern che abbiamo inserito è questo e a seconda insomma delle varie altre informazioni chiaramente le percentuali saranno totalmente differenti, e mentre appunto nel 19% dei casi ci possiamo aspettare un pareggio, e mentre appunto 48% una rimontata da parte della squadra fuori nei 90 minuti. Questo mercato è molto interessante perché è fondamentalmente anche quello del Petway, per cui è la percentuale di aspettarci il prossimo gol da parte della squadra di casa piuttosto che della squadra fuori. Vediamo che nonostante siamo sull'1-0 comunque c'è una possibilità più alta di attenderci un 2-0 fondamentalmente piuttosto che un 1-1. E mentre invece nel 5% dei casi non ci aspettiamo ulteriori gol in questa situazione, ragazzi, sempre in questa. Chiaramente questo 5-17% combacerà con il correct score finale di 1-0, ok? Anche se ha colori diversi perché comunque sono mercati diversi, per cui sono anche colorazioni diverse. Bot team to score, abbiamo quasi un 2/3 di possibilità di aspettarci almeno un gol da parte della squadra fuori che è in svantaggio, e qui abbiamo tutti i vari over-under successivo, 2 successivo, 3 successivo, 4 successivo, eccetera. E come vi dicevo appunto a seconda del risultato attuale e del minuto che andiamo ad inserire sarà molto interessante andare a vedere il correct score per andare a vedere in Dutching in modo veramente istantaneo quali sono i risultati esatti più probabili. Andiamo a vedere per esempio sempre in ottica di macchina del tempo, quindi per il fatto che possiamo andare avanti o indietro nel tempo, no? Quindi anticipare il mercato, che è la cosa più importante che caratterizza appunto questo trading denominato reattivo. Perché reattivo? Perché fondamentalmente reagisce al primo gol e nella time band con un determinato altro risultato in un altro minuto. Quindi andiamo per esempio, senza andare a cambiare il risultato, andiamo per esempio a vedere al 30° quali possibilità ci sono nel momento in cui il risultato rimane lo stesso di aspettarci ulteriori gol. In questo caso abbiamo un 41%, che non è sicuramente una percentuale interessante perché infatti ci dà una quota di 2,4, però può essere interessante appunto andare a vedere per esempio che in Costa Rica, giusto per vedere che ogni campionato a parità di pattern comunque ha delle percentuali e delle quote di valore diverse, in Costa Rica per esempio a parità di situazione abbiamo un 52% che equivale a una quota di 1,92. Questo è molto interessante, ragazzi, perché questo lavoro si può fare già entro il 10° minuto, cioè appena entra un gol. Se per esempio a noi piace tradare il first half gol più, quindi diciamo l'over 1,5 primo tempo, possiamo andare già in prospettiva al 30° e andare a vedere diciamo una eventuale quota di 2 verso il 30° più o meno, se ci dà valore o meno rispetto effettivamente all'attesa di gol che abbiamo in quel determinato campionato. E qui è molto interessante perché verso il 30° normalmente, poi appunto dipende dal campionato, però ci possiamo facilmente attendere anche quote di 2,20, anche 2,30 o 2,40, addirittura 2,50, poi dipende dai campionati, cioè magari in Brasile, in Argentina, insomma in campionati in cui si segna con più difficoltà possiamo trovare delle quote molto più alte di 1,92
al 30°, e questo è un tipo di lavoro che possiamo fare appunto tramite appunto questa sorta di macchina del tempo, quindi andare letteralmente nel futuro e prepararci già al 30° per andare a vedere se effettivamente potremo trovare una quota di valore su questo tipo di mercato. E un altro tipo di lavoro che possiamo fare, qui vi spoilerò un po', diciamo un tipo di operatività che fa il data analyst di Trade on Sports. E lui lavora per esempio sulle very early, quindi fondamentalmente sulle situazioni in cui c'è un primo gol nei primi 5 minuti da parte indifferentemente della squadra di casa o della squadra fuori, quindi si mette al 6° minuto, e per esempio in un campionato difficilmente immaginabile, a meno che non si abbia un minimo di esperienza, in una situazione del genere lui parte da questa constatazione. Lui fondamentalmente giustamente dice: nel momento in cui si sblocca la partita e si va sull'1-0 possono succedere solamente tre cose: o la partita finisce 1-0, o si va sull'1-1, o si va sul 2-0, non se ne esce da queste tre possibilità. E quindi fondamentalmente quello che lui pensa e va a tradare è la bancata del pareggio. Ok, quindi fondamentalmente diciamo questo tipo di quota, ok? Ma quando la va a bancare? Fondamentalmente quando dà per certo che ha diciamo una quota di valore su quel tipo di entrata a mercato. E come si può fare questa cosa, visto che siamo ancora al 5° minuto? Letteralmente andando avanti nel tempo. Ancora una volta, quindi per esempio al 6° minuto in Giappone, quando l'1-0 è stato segnato nei primi 5 minuti, noi sappiamo che l'1-1 ha una probabilità solamente del 5,81% di accadimento, quindi assolutamente sotto il 10% che è il range che lui si dà. Ok, come quota diciamo massima entro la quale prendere in considerazione un'entrata a mercato. Perché? Perché bancando il pareggio, chiaramente su una situazione di 1-0 gli unici risultati che ci vengono contro sono appunto i pareggi, quindi in primis l'1-1 o in secundis appunto il 2-2, che poi sarà il risultato diciamo su cui lui si va a coprire fondamentalmente come assicurazione. Quindi una bancata del pareggio con un punto circa, qui vi spoiler appunto un po' una delle strategie che andremo a vedere nelle prossime lezioni, una bancata del pareggio di un punto e una copertura circa di 0,2 punti sul 2-2 è il risultato esatto. Ma oltre a questo tipo di ricerca, quindi al 6° minuto assicurarsi che l'1-1 sia sotto il 10%, andando ancora una volta nel futuro lui va a sincerarsi che nel caso l'1-1 arrivi entro diciamo la fine del primo tempo, nel momento in cui si è all'intervallo, il secondo filtro che lui si è dato è che ci sia almeno un 80% di aspettarci un ulteriore gol, perché in questa maniera sappiamo che comunque la partita non finirà 1-1, perché in questo caso appunto sempre partendo dall'1-0 nei primi 5 minuti e un 1-1 all'intervallo, sempre in Giappone noi abbiamo solamente 2 partite che sono finite 1-1 su 30 per una percentuale del 6,67%. Infatti in questo caso appunto abbiamo chiaramente 28 partite, 30-2, che hanno avuto almeno un ulteriore gol per un 93%, quindi siamo abbondantemente sopra l'80% che ci garantisce, tra virgolette, sul lungo periodo un edge, un vantaggio sul mercato. E quindi in questo caso, tornando indietro, nei primi 5 minuti di partita noi possiamo andare letteralmente nel futuro a fare tutta questa serie di meravigliose e avanzatissime analisi per andare a entrare sul mercato, in questo caso sulla bancata del pareggio, con un'assicurazione sul 2-2 che poi è paradossalmente più probabile dell'1-1 come risultato finale. Qua ricordo che siamo ritornati sull'1-0 al 5° minuto, e quindi dopo 5 minuti noi possiamo appunto letteralmente andare nel futuro a fare tutta questa serie di analisi estremamente approfondite e profittevoli, vi assicuro, sul lungo periodo, che ci garantiscono ancora una volta un grandissimo edge sul mercato. Vi ricordo che
Oltre a tutto ciò, chiaramente nel Game State in Play noi abbiamo effettivamente le quote che in questo momento noi abbiamo in exchange su Betfair, e quindi possiamo anche vedere, diciamo, rispetto alla quota che ci dà Tradon Sports rispetto agli ultimi 10 anni sul pareggio, se abbiamo magari un ulteriore edge a livello di entrata. Quindi in questo caso magari aspettarci che la quota sia inferiore a 5,74 per avere un ulteriore edge rispetto a tutte le analisi e le statistiche a noi favorevoli che abbiamo visto finora. E una volta vista insieme la sezione appunto della Goal Time Stats, andiamo a creare un nuovo pattern, questa volta Inghilterra Serie B 1-0, segnato nella time band 11-20, risultato di 1-1 all'intervallo, e andiamo a vedere che appunto il database ci ha trovato 98 partite, e andiamo su View Matches appunto per passare alla sezione successiva e andare a vedere diciamo lo storico nel dettaglio. Ed eccoci passati appunto nella sezione successiva, quindi Match Data View, quindi appunto tutto lo storico di queste 98 partite che hanno appunto seguito il pattern che abbiamo appena inserito dal 2013, gli ultimi 10 anni, fino appunto alla stagione appena conclusa 2023-2024, e quindi tutte le partite appunto che seguono il pattern che abbiamo appena inserito. Andiamo a vedere nello specifico tutte le varie novità che ha portato l'ultimo aggiornamento, perché la prima cosa che insomma si nota, ecco, chiaramente è il fatto che è stata aggiunta questa riga dove appunto viene espressa la percentuale della probabilità di attenderci ulteriori gol, sempre in verde più o meno scuro o in rosso più o meno scuro, a seconda se è alta o bassa questa percentuale. E direi di andare da sinistra verso destra, perché alcuni filtri erano già, cioè sono già stati spiegati, ma li andiamo al volo a rivedere, altri sono stati modificati, e appunto questo qua è quello nuovo che vi volevo spiegare. Quindi andiamo molto velocemente a vedere che con Tradon Sports, come magari tanti di voi già sapranno, ma lo andiamo a ripassare appunto, l'ultimo gol può essere incrociato in time band, quindi possiamo chiedere a Tradon Sports di incrociare, oltre al gol che ha aperto la partita nell'11-20, di incrociare l'ultimo gol nella determinata time band in cui è stato segnato. Quindi in questo caso lo possiamo mettere addirittura nella stessa time band per andare a vedere quali dati ci attenziona Tradon Sports. In questo caso ci dice che ci possiamo aspettare pochissimi gol nel contesto generale, ma con un'accelerazione negli ultimi 5 minuti, per quanto comunque sia un pattern con 6 partite insomma di sample size, quindi sicuramente poco attendibile. Andiamo a vedere nella 21-30. In questo caso con l'1-1 segnato nella 21-30 possiamo vedere già che l'attesa di gol nei primi 10 minuti del secondo tempo è comunque interessante, che va a scendere, per quanto comunque in generale la percentuale di G+, e di G++ sia assolutamente bassa. È stato aggiunto, come potete vedere, l'over 4,5, che prima non era presente tra le varie cose. Andiamo a vedere se l'1-1 è stato segnato nella 31-39, invece anche in questo caso un'attesa discendente di gol, sale sia il G+, che il G++, e però anche in questo caso insomma per percentuali comunque che per quanto mi riguarda perlomeno, ecco, non mi farebbero nemmeno pensare a una eventuale entrata a mercato. Sulla 40-45 invece possiamo vedere che fondamentalmente è interessante, ecco, vedere per esempio che nei primi 10 minuti del secondo tempo non c'è un'attesa generale assolutamente di gol, mentre invece cresce esponenzialmente appunto verso la parte centrale della ripresa, e il G+, qua già diventa una percentuale appunto che possiamo prendere in considerazione, anche se non è appunto affiancata da un G++ all'altezza, però già qui si può magari prendere in considerazione un'entrata in questi 20 minuti di mercato. Poi chiaramente si rientra nella soggettività, insomma, no? Dell'operatività di ognuno di noi.
In questo caso, ragazzi, nella 4045 vi faccio vedere, se per caso non lo sapete, che cliccando su Other Time Bands, se appunto i campioni, il numero di sample size è molto grande e quindi finisce qui sotto, con Other Time Bands, cliccando qua ci porta direttamente giù, e anche queste time band sono molto interessanti, perché se magari qualcuno vuole tradare la parte finale della partita, qua chiaramente si va di 10 minuti in 10 minuti tranne i 5 più recupero, qui sotto invece possiamo trovare la relativa percentuale precisa di attesa dei gol, per esempio negli ultimi 10 minuti piuttosto che nell'ultimo quarto d'ora. Quindi in questo caso appunto i numeri non sono così interessanti, però è estremamente interessante invece appunto andare a vedere anche che se per esempio ci mettiamo all'intervallo e stiamo valutando un'entrata a mercato all'intervallo, a parte queste time band che vanno di 10 minuti in 10 minuti, qui sotto le possiamo trovare per aspettativa per i prossimi 15 minuti, per i prossimi 25 o per la prossima mezz'ora. Ok, quindi anche questo lo trovo assolutamente interessante. Quindi togliamo il gol in time band, qui appunto invece possiamo trovare fondamentalmente tutte le situazioni dove la squadra di casa si era portata in vantaggio ma è stata raggiunta sull'1-1, e in questo caso è interessante andare magari a ricercare una situazione dove possibilmente le due squadre hanno dei pattern simili o in determinate time band di attesa gol, oppure per attesa gol generale, ok? Oppure anche chiaramente per match odds, quindi se entrambe le squadre hanno una bassa attesa di una di vincere e l'altra di perdere o viceversa, chiaramente possiamo entrare sul relativo match odds in super punta. Quindi chiaramente ragazzi in questo caso siamo su somma gol 2, ok, perché ci siamo messi sull'1-1 all'intervallo e le partite non sono tante, però come vedremo per esempio nella prossima lezione, se ci mettiamo in una situazione chiaramente di somma gol 1 i campioni sono molti di più, però già su somma gol 2 qualcosa di interessante anche in questo caso può uscire fuori. Allora togliamo questa filtrazione, e qui appunto, se ben vi ricordate, precedentemente c'era un filtro unico, adesso è stato splittato, per cui fondamentalmente possiamo andare a vedere cliccando su penalty filter un filtro direttamente solo per i calci di rigore, quindi quando o il primo gol o il secondo gol o uno dei gol successivi è stato segnato su rigore. Ecco, magari un rigore segnato oltre l'1-1 francamente per me non è molto utile, però anche qui si rientra nella discrezionalità, mentre invece magari se è stato segnato se il rigore è stato segnato per il gol dell'1-1, vi invito a vedere appunto le righe corrispondenti e quello che ci possiamo attendere in futuro, mentre invece se è stato segnato come gol di partenza, fare le relative ricerche sulle righe dove appunto l'1-0 è stato segnato come primo gol su rigore. Stessa cosa chiaramente per quanto riguarda gli autogol, ok, che sono segnalati in blu mentre i rigori in rosso, e qui finalmente si arriva al dulcis in fundo, cioè a quel famoso filtro che vi dicevo che potrebbe essere secondo me rivoluzionario. Perché dico così? Perché fondamentalmente queste 98 partite, ragazzi, sono randomiche, ok, per quanto riguarda le loro quote di una squadra più o meno favorita al kick-off, ok? Quindi queste 98 partite ricalcano qualsiasi situazione, perché appunto possiamo avere una squadra che era parecchio favorita in casa come una squadra che invece era parecchio favorita fuori casa, ok? Quindi queste 98 partite rientrano in qualsiasi casistica di quote pre-match. Apro e chiudo parentesi al volo riguardo tutti questi zeri. Questi zeri riguardano il fatto che chiaramente questo database parte dalla stagione 2013-2014, arriva fino ai giorni nostri, quindi fino alla stagione 2023-2024, e nelle prime 4 stagioni, per cui fino alla stagione appunto 2016-2017 non abbiamo le quote pre-match, quindi ce le abbiamo solo tra virgolette per gli ultimi 6 anni, però come vedrete sono
più che sufficienti per fare quest'ulteriore tipo di analisi che andremo a fare in questo momento, nel senso che appunto cliccando una volta o due volte si può ordinare la quota pre-match in modo crescente o decrescente per la squadra di casa o per la squadra fuori, ok? Però la cosa molto interessante è che fondamentalmente con un colpo d'occhio si può notare magari dove ci sono delle zone dove ci possiamo attendere meno gol, per esempio da questa partita qui fino a questa partita qui, quindi da quota 2,05 circa fino a quota 2,40 circa, a parità di pattern, quindi di 1-0 nelle 11-20 e di 1-1 all'intervallo, si creano delle situazioni molto diverse, perché in questo caso comunque abbiamo un'attesa di gol che è sì e no del 50% e un G++ comunque molto basso, mentre invece magari già con quote diverse, tipo prendiamo questa tranche qui, è chiaramente più evidente che ci possiamo aspettare più gol tra quota 1,40 con la squadra di casa favorita e quota 2, e in questo caso sì, tipo un 80%, un 50% circa di G++, per cui quote sicuramente più interessanti, per quanto magari qualcuno giustamente può anche pensare vabbè, è abbastanza normale perché in qualche modo c'è una forte favorita in casa che è stata recuperata e quindi ci può stare, diciamo, che comunque ci sia un'attesa discreta di ulteriori gol. Però ecco qui per esempio possiamo vedere da questa partita a questa qui, quindi da quota 2,70 circa fino a quota 3, possiamo vedere che c'è un'attesa di un gol del 100% e un 50% circa di G++. E anche qui per esempio è interessante vedere che appunto in condizione di super competitive, quindi quando non c'è una chiara favorita né di casa né fuori casa, si crea questa situazione per cui è abbastanza evidente che ci possiamo aspettare almeno un ulteriore gol nel secondo tempo, spesso e volentieri non nei primi 10 minuti ma con una accelerazione evidente dal 56esimo in poi. E tutto ciò è estremamente interessante, anche perché se non erro, ecco qui vedo che per esempio su una dozzina di partite circa è sicuramente più probabile l'1-2 piuttosto che il 2-1, perché di 2-1 ne vedo 1, 2, 3, sì, e tutto il resto sono 1-2, quindi è evidente, ragazzi, che siamo di fronte a un tipo di dati che sono estremamente avanzati e che ci mettono nelle condizioni a partita in corso di poter anticipare gli eventi e i mercati più o meno probabili. Con quest'ultimo aggiornamento, tra l'altro, il tipo di analisi che abbiamo appena effettuato in modo, diciamo, visivo si può effettuare in maniera manuale e quindi molto più specifica, nel senso che possiamo filtrare le quote di casa e quindi inserire sia la quota minima che la quota massima che ci interessa, e quindi ad esempio se fosse 1,75 potremmo prendere una quindicina di tick sopra e sotto, quindi da quota 1,60 a quota 1,90, indifferentemente mettendo punti o virgole, e cliccare qui su Filter Odds. E in questa maniera, chiaramente partendo sempre e comunque dal pattern principale, Trade on Sports ci attenziona a tutte le partite che negli ultimi 10 anni fondamentalmente hanno la squadra di casa che era tra quota 1,60 e quota 1,90, quindi anche in questo caso, ragazzi, dati estremamente avanzati. Ovviamente in questo caso sotto quota 2 si va di tick in tick, se per caso fossimo sopra quota 2 quindi ci potremmo prendere un range un po' più grande, visto che si va di 2 in 2, quindi se ad esempio fosse 2,30 potremmo prendere ad esempio il doppio, per cui da 2 a 2,60, 60 tick, andiamo su Filter Odds e in questo caso possiamo vedere che il campione è più che raddoppiato. Quindi ragazzi, la cosa anche molto molto potente è che chiaramente
ci vengono appunto attenzionate già le time band e i mercati principali su dove ci possiamo fondamentalmente aspettare più o meno gol, quindi qualcosa davvero davvero di molto potente, ragazzi. L'obiettivo con questo tipo di ulteriore filtrazione secondo me è cercare di costruirci un campione che sia il più ampio possibile, e al contempo chiaramente cercando di avere uno spread che sia il più ridotto possibile, quindi cercare appunto, se avessimo 2,30 come in questo caso, cercare magari di ridurre il più possibile lo spread, ma avendo appunto il numero maggiore possibile di sample size. Questo chiaramente dipende molto dalla somma gol che stiamo analizzando, perché meno gol abbiamo chiaramente più sample size avremo e viceversa. Detto questo, ragazzi, è per questo che all'inizio vi dicevo che fra i tanti strumenti a nostra disposizione, tra live, pre-match e i vari bot con tutti gli alert che ci arrivano appunto con Trident Sports, sicuramente questa metodologia esclusiva di analisi è a tutti gli effetti unica, secondo me, e mi ha affascinato in modo particolare, perché qui non abbiamo più a che fare con delle statistiche diciamo pre-match statiche, a prescindere da come evolve o meno la partita. Chiaramente ci saranno sempre estremamente utili le informazioni pre-match per poter complementare al meglio tutte le varie tutti i vari indicatori e le varie statistiche che troviamo man mano durante la nostra analisi. Però qui stiamo andando davvero oltre, perché stiamo esattamente ripercorrendo passo passo, a seconda del campionato, chi segna il primo gol, in quale time band, che punteggio abbiamo in questo momento, in che minuto ci troviamo in questo momento, e addirittura possiamo appunto scremare per la quota favorita, perché chiaramente a parità di pattern ci sarà una grossa differenza se queste stesse quote erano per la favorita in casa o per la favorita fuori casa. Quindi sono dati estremamente avanzati che ci mettono una volta di più in una condizione di vantaggio rispetto alla massa. Soprattutto ricordiamoci, ragazzi, che con questo stesso tool abbiamo a disposizione quest'ulteriore strumento assolutamente complementare a quello delle stats, perché con il Game State Application Trident Sports ci riporta nel qui e ora, perché ci attenziona esattamente quando e quanto abbiamo una quota di valore in un determinato momento di un determinato mercato. Quindi se già troviamo del valore dentro la sezione stats, qui possiamo trovare ulteriore valore e quindi prenderci un ulteriore edge, un ulteriore vantaggio rispetto al mercato e alla massa. E chiaramente tutto a prescindere dal primo gol nel primo tempo, e un sabato sera piuttosto che una domenica sera come in questo momento selezionare direttamente solo i mercati migliori che ci danno un ulteriore vantaggio appunto rispetto al mercato in questo preciso momento, con le quote aggiornate in tempo reale. Chiaramente, ragazzi, so che può sembrare complicato tutto ciò, però vi assicuro che come ogni cosa appunto serve tempo, per cui con la pratica ci si affina velocemente e tutto viene sempre più naturale, sia ricreare diciamo a livello di dinamica quello che ci interessa, sia soprattutto saper leggere ed imparare ad analizzare i numeri e le statistiche che andremo a trovare. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito in questa nuova lezione della Masterclass di Trident Sports. Vi aspetto per la prossima lezione, dove andremo qui, e per cui andremo a vedere appunto le strategie principali di Trident Sports, i vari alert, quando scattano, perché scattano. Andremo già a vedere appunto, come vi anticipavo, come andare a lavorarli, vedremo alcuni spunti operativi, e poi per qualsiasi dubbio o domanda, vi ripeto, ragazzi, non vi fate problemi, scrivetemi su Telegram al mio indirizzo privato, che è @GianMatteo P, Gian Matteo tutto attaccato, P di Palermo finale. Non mi rimane che salutarvi a questo punto. Noi ci rivediamo presto, sempre qui in TOS Academy Italia.